Bentornati a tutti sul canale. In questo video vediamo un esempio di un trigger di tipo datetime su una regola come applicazione della nuova funzionalità di OpenHub 3.3 che ho introdotto nel video precedente. Bene, partiamo dalla fine, cioè dall'obiettivo di questo video e dei passi che andrò a eseguire adesso, che è quello di poter variare il momento di esecuzione di una regola tramite interfaccia grafica, quindi senza andare a modificare la definizione della regola stessa. Questo, come detto nel video precedente, è possibile da OpenHub 3.3 in quanto hanno introdotto la possibilità di gestire dei trigger per le regole che si basano su un item di tipo datetime. Quindi semplicemente impostando una data e ora in questo item, noi decidiamo quando la regola agganciata come trigger a questo item verrà eseguita. Quindi il mio obiettivo finale è quello di permettere tramite l'interfaccia sitemap, perché è quella che uso principalmente di più io, la modifica di questo item di tipo datetime in modo tale da aver sott'occhio tramite l'applicazione il momento di esecuzione di certe regole. Quindi come esempio per questo video andiamo a definire una regola che non farà semplicemente che accendere una luce, quindi mandare on, il comando on a un item che comanda poi una luce. Questa regola sarà il target del nostro item di tipo datetime e quindi impostando una data e ora proveremo a mandarlo in esecuzione. Quindi per prima cosa andiamo a definire un item di tipo datetime. Facciamo tutto da interfaccia. L'item lo chiamiamo it start rule, la label è date dt start rule, tipo datetime abbiamo detto, e qua possiamo mettere l'icona del calendario. Lascio perdere tutto il discorso semantico, tanto non interessa in questo video. Quindi creiamo il nostro item e al momento è impostato a null e lo lasciamo null. A questo punto andiamo a definire una regola. La chiamiamo accendi luce auto. Qui viene la parte interessante, cioè la parte nuova, il trigger che deve essere di tipo time event. E vedete è stato aggiunto che è possibile specificare quando questa regola verrà eseguita. Le vecchie possibilità erano scrivendo una stringa cron, che sappiamo noi si imposta data ora tutto con la sintassi cron Linux, oppure a un certo momento del giorno, oppure adesso possiamo specificare in base allo stato di un item. Questo item deve essere un item di tipo datetime. A questo punto noi andiamo a prendere il nostro item e abbiamo definito il nostro trigger. A questo punto aggiungiamo l'azione che vogliamo fare, che sarà l'accensione di una luce. Magari posso accendere la luce che ho qua nello studio. Mettiamo questo, mandiamo il comando on. Questo è classico della regola, quindi non sto a dilungarmi troppo. Altre condizioni non ce ne sono. Ok, questa regola è a posto. A questo punto io mi sono aperto anche la sitemap in modo da verificare che la luce dello studio sia spenta, e adesso provo a metterli vicini. Ok, perfetto. Adesso mando in esecuzione la regola e verifico che effettivamente la regola funzioni, faccia quello che deve fare. Ok, adesso la spengo. Siamo a posto, quindi la regola funziona. A questo punto possiamo andare a simulare il setting di un datetime in quell'item e vedere che effettivamente si
la luce si accenda da sola. Andiamo quindi a impostare l'item, io lo faccio tramite API, quindi vado su Developer Tools, API Explorer, vado a cercarmi l'API degli items, prendo la put per aggiornare lo stato di un item, la provo, scrivo l'item, il nome dell'item, it start rule, e nello stato gli metto la stringa data in formato ISO 2009, oggi è il 28, time 20:04, perché adesso sono le 20:02, così abbiamo il tempo di andare a vedere. Execute, ok, server response 202, a posto. Andiamo subito a vedere se l'item è impostato correttamente. It start cron start rule, vedete 28 20:04. ok, a questo punto possiamo aspettare le 20:04, metto l'orologio a vista e vediamo che si accenda la luce. Ok, ci siamo quasi, dobbiamo vedere questo che si accende. Direi che non si è acceso, ma ha ragione lui. Andiamo subito a correggere, quindi torniamo all'API. Me lo potevate anche dire che stavo sbagliando, 202, andiamo sull'item, 2022 finalmente, 20:08. Adesso sono 20:06 e 42, 43, quindi dobbiamo aspettare un minutino. Ok, ci siamo quasi, speriamo che sia la volta buona. Andata. Qualche secondo di ritardo, vabbè, lì dipende anche dalla data e ora che c'è sul Raspberry. Comunque ha funzionato. Qual è il problema adesso? È che se nessuno viene a risettare questo item, la luce non si accenderà più, in automatico ovviamente. Questo perché? Perché l'item rimane impostato con la data di oggi. Quindi questa data ormai è nel passato, se nessuno la cambia e va a mettere domani alla stessa ora, perché normalmente uno vuole far accendere la luce a una certa ora tutti i giorni magari, e questa cosa non funziona. Quindi cosa possiamo fare ancora adesso? Andiamo a gestire, a impostare noi una ricorrenza dell'evento utilizzando un'altra regola. Anzi, più che utilizzando un'altra regola, andiamo a modificare quella esistente per fargli fare che oltre l'accensione della luce deve impostare il timer al giorno successivo. Quindi la sitemap per adesso non ci serve. Andiamo sulle nostre regole. Quindi a questo punto io posso aggiungere un'altra action a questa regola. Faccio uno script classico DSL e qui devo mettere la logica che fa sì che quando questa regola scatta, praticamente imposta l'item con il quale è scattato alla stessa ora del giorno successivo. Questo lo fa in automatico, in questo modo diciamo che l'utente imposta un orario e questo orario è valido per tutti i giorni. Ovviamente poi si possono fare n scenari più o meno complicati, però questo è il caso classico di una luce magari notturna che si accende sempre alle 10 di sera. Ok, quindi il mio script cosa deve fare? Deve recuperare l'ora in cui è scattato il timer, che quindi è contenuta nel nostro famoso item. Quindi definiamo una variabile di tipo dateTimeType, la chiamiamo dt, e la istanziamo col costruttore andando a leggere lo stato del nostro item convertito in stringa. Quindi il nostro item è it cron it start rule.state.toString.
così ho il mio date time type con le informazioni di fuso orario contenute all'interno. A questo punto devo convertirlo in uno zoned date time, ZDT, andando a chiamare il metodo getZonedDateTime sull'oggetto data di prima. A questo punto ho la mia data nel fuso orario corretto. Cosa devo fare? Devo andare praticamente ad aggiungergli un giorno utilizzando il metodo plusDays 1 e poi questo valore lo vado a inviare di nuovo al mio item, quindi farò itstartrule.postUpdate, che è il comando che serve per inviare un nuovo stato a un item, però questo item non vuole il zoned date time ma vuole il date time type, quindi lo riconverto utilizzando il costruttore. A questo punto dovrei essere riuscito a settare l'item al giorno successivo. Salviamo e andiamo adesso a fare la prova. Allora qua ci posizioniamo sull'item, andiamo adesso con Raspberry a settare l'item, così vediamo un'altra modalità per settare l'item. Utilizzo la console di OpenHub, quindi OpenHub CLI console, e il comando per aggiornare lo stato di un item è OpenHub update, che vuole il nome dell'item, quindi tstartrule, e lo stato 2022-09-28, time sono le 20:42:09, quindi possiamo mettere 20:43. Ok, l'aggiornamento l'abbiamo fatto, andiamo a vedere se il nostro item 20:43. A questo punto posizioniamo la nostra sitemap, questo ce lo mettiamo qui e aspettiamo le 20:43. Ci siamo quasi. Ok, si è accesa la luce e guardate, l'item si è settato alla stessa ora del giorno dopo. Quindi domani a questa stessa ora si accenderà di nuovo la luce. Ok, quindi il meccanismo funziona e siamo riusciti a gestire anche la ricorrenza dell'evento. Nei prossimi video approfondiamo un pochino più il discorso dell'interfaccia grafica, quindi cerchiamo di impostare questo item che adesso abbiamo impostato tramite console e tramite API, tramite un'interfaccia.